Ciao a tutti, oggi vediamo la somma e la differenza di cubi. Partiamo subito con un esercizio. Ho due termini e tra di loro c'è un meno, quindi ho una differenza tra due cubi. Perché un 27esimo è il cubo di un terzo. A alla terza è il cubo di A. Per riconoscere il cubo basta semplicemente dividere l'esponente per 3, quindi 3 diviso 3 fa 1, A alla 1 scriviamo A. B alla sesta, 6 diviso 3 fa 2, quindi B alla seconda. 125 è il cubo di 5, infatti 5 per 5 per 5 fa 125. La regola mi dice che devo scrivere questi due termini con il segno meno. Li devo moltiplicare per il quadrato del primo termine, quindi un terzo alla seconda fa un nono, A alla seconda, B alla quarta, più il quadrato del secondo termine, quindi 5 per 5 è 25. L'ultimo termine devo scrivere il segno opposto a quello che c'è qua. Siccome qua c'è meno, devo scrivere di nuovo più il prodotto dei due termini. 5 per un terzo, 5 terzi, A, B alla seconda. Quindi il risultato di questa differenza di cubi è data dal prodotto di questi due termini. Questo binomio per questo trinomio. Vediamo un esercizio con la somma. Questa volta ho la somma di due cubi, perché il primo è il cubo di 2x alla quarta, perché 2 per 2 per 2 fa 8 e 12 diviso 3 fa 4. Il secondo termine è il cubo di se stesso, 1. La regola mi dice che devo copiare i due termini con il segno che vedo, quindi più, per moltiplicarli per il quadrato del primo termine, quindi 4x all'ottava. Mi raccomando, è x all'ottava, non x alla 16, perché non dovete fare 4 per 4, ma quando abbiamo gli esponenti dobbiamo fare 4 per 2, 8, più il quadrato del secondo termine, 1. Siccome qui c'è più, metto meno il prodotto di questi due, 2x alla quarta. Quindi come potete vedere, prima avevo segno meno e quindi qua quando ho moltiplicato ho messo segno più. Ora invece ho segno più e quindi devo mettere meno. Questi sono i due esempi sulla differenza e la somma di cubi. Andiamo come sempre a rendere un pochino più difficile l'esercizio. Anche questa volta ho la differenza di due cubi dove il primo termine, il cubo è semplice, x più 2, e il secondo termine, il cubo è 3. Perché 3 per 3 per 3 fa 27. La regola mi dice che devo ricopiare i due termini con il segno che c'è qui, quindi meno, per il primo termine alla seconda, quindi apro una quadra, più il secondo termine alla seconda, quindi 9. Siccome qua c'è un meno, devo mettere più il primo termine per il secondo. Quindi facendo i calcoli viene 2 meno 3 fa meno 1. Questo è il quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, x alla seconda, quadrato del secondo, 4. Doppio prodotto, quindi 2 per x, 2x, per 2, 4x, più 9 lo ricopio, qui moltiplico, quindi il primo termine per x fa 3x e il primo termine per il secondo fa 6. A questo punto noto che posso sommare i monomi simili, quindi questo con questo e questo con questo con questo, quindi ricopio il primo termine lo ricopio, questi due termini li sommo, quindi 4 più 3 7x, e sommo i termini noti, quindi 4 più 6 10 più 9 19. Ed ecco qua, abbiamo fatto anche l'esercizio un po' più difficile dove avevamo una particolare differenza di cubi. Stessa cosa poteva valere se avessimo avuto la somma di cubi, quindi quando abbiamo un cubo fatto così avete ben visto tutti i passaggi. Ora tocca a te. Mettiti alla prova e fai gli esercizi che ti ho preparato. Ti ricordo che dall'1 al 5 sono un po' più facili, mentre dal 6 al 10 sono un po' più difficili, ma sono sicura che ce la farai alla grande. A fianco in rosso ti ho messo le soluzioni, così puoi verificare che gli esercizi ti siano venuti. Per oggi è tutto. Se il video ti è stato utile, metti mi piace. Se conosci qualche amico che ha difficoltà nei prodotti notevoli, passa parola e inviagli il link. I prodotti notevoli sono fondamentali, li troverete ovunque. Li troverete quando farete le equazioni, quando farete le disequazioni, i sistemi lineari, le scomposizioni. Quindi è importantissimo che abbiate le basi solide. Per oggi è tutto, io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Alcuni di voi mi hanno chiesto di fare dei video sulle disequazioni, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, così sarete aggiornati appena caricherò i nuovi video. Ci vediamo molto presto!